So good evening, everyone. I'm very happy to be here, and I will start by reading the beginning of a play of mine in Italian. Buon pomeriggio a tutti, sono molto felice di essere qui. Inizierò leggendovi una mia commedia in italiano. I hope it's correct. Spero sia corretta. Ti sei mai immaginata un gatto verde? Guarda, è una cosa bellissima, fidati. Non so come spiegartelo meglio. Immaginati un gatto normale, tigrato o tinta unita, e poi pensa allo stesso gatto, solo verde. So this is the beginning of my play called The Green Cat, Il Gatto Verde, and I will tell you a bit the story of this play and how I started to write it, so how the idea came into my mind. It was 2011, and I was at a workshop who was held by two playwrights from the USA. And we had to do a very simple exercise. So we had to write everything that comes into our minds for 10 minutes. So really everything that we thought about. Ok? Sì, ok. Bene, allora questo era l'inizio della mia commedia che si chiama Il Gatto Verde. E vi dirò la storia e come è nata questa storia e come proprio mi è venuta in mente. Bene, era il 2011 in un workshop diretto da due drammaturgi americani e l'esercizio era molto semplice diciamo, il compito era quello di scrivere tutto quello che ci veniva in mente in 10 minuti. And when I started to write, at some point I looked out of the window and I saw a cat on the roof. And then an idea came to my mind and I was thinking, what if this cat would be green? And then I wrote Green Cat. At the end of the exercise, we should read everything and pick just one image from what we have written. And so I picked, of course, this image of the green cat, and so the first monologue of this play was born. Sì, ecco, quindi ho iniziato a scrivere questa parte e quello che mi ha ispirato era quello che vedevo fuori dalla finestra. Ho visto un gatto sul tetto e mi sono detta, e se fosse verde? E così ho cominciato a scrivere questa storia del gatto verde e alla fine dell'esercizio ci è stato chiesto di scegliere un'immagine particolare e io ho scelto quella del gatto verde ed è questo che insomma ha dato vita al mio primo monologo. Yeah, so this is an exercise that I actually recommend to everyone. And it's especially very good when you experience this writer's block. I experienced it many times, and I think you will experience this too at some point. So just to write for 10 minutes everything that comes into your mind. Yes, sì, lo raccomando a tutti questo esercizio, soprattutto quando si ha un po' un blocco di scrittura e può capitare, anche a me capita. Allora di scrivere per 10 minuti tutto quello che ti viene in mente. So the question is, do we have to write every day? Because I always compare writing to going to the gym. It's easy, so if you are trained, it's more easy to do the exercise, and if, for instance, you are not trained, it's very, very hard at the beginning to do the exercises or to write, or they say that if you don't have muscle fever from the gym, that means that you didn't exercise enough or not good enough, and
of course, I remember what one of my teachers told us every time: it has to cost you something. So writing has to cost you, and that's why you should put something from you inside of the writing. Sì, benissimo. La domanda è: bisogna scrivere ogni giorno? Io confronto questo, la scrittura di un testo teatrale, alla ginnastica. Se si è allenati, naturalmente è più facile fare esercizi, se invece non si è abbastanza allenati, naturalmente è difficile. E si dice anche che se non si ha poi questo dolore muscolare dopo aver fatto ginnastica, forse non si è lavorato abbastanza, non si è lavorato abbastanza bene. Io ricordo appunto il mio insegnante che diceva sempre: deve costarti scrivere, devi veramente mettere qualcosa di te stessa. But the question is, if you have to write every day, and a lot of people recommend this. They said you should write at least 10 minutes every day, but I don't do this. Actually, sometimes I spend 6 or 7 months or even a year without writing, and sometimes I feel guilty, but most of the time I feel great. Sì. Allora, c'è chi raccomanda di scrivere ogni giorno, almeno 10 minuti al giorno. Ebbene, io non lo faccio, a volte sto anche 6-7 mesi, un anno senza scrivere, e devo dire che mi sento anche in colpa, però mi sento anche bene. So, in my opinion, you need this time when you don't write, but actually it's not like this. Even if you don't write, you are actually writing, because it happens that you think of a new play, or maybe you are documenting, or maybe you are just experience things that will help you to write your new play. C'è bisogno di tempo anche senza scrittura, e anche se non si scrive, secondo me si scrive lo stesso in un certo qual modo, perché comunque si pensa, si sperimenta, si osserva qualcosa che poi diventerà il soggetto della prossima scrittura teatrale. So this time and this work before writing the play is very important for me, because when this work you do before writing the play is like a foundation of your play. So I always compare the writer with an architect, because an architect is building houses and the writer is building, so a playwright is building plays, and this work before the play, this documentation period and this period when you do nothing, is really the foundation of every play. And of course it's the most important, because without a good foundation every house will fall apart. Sì. Questo tempo appunto senza scrittura per me è molto importante, perché un'altra cosa molto fondamentale è quella proprio di gettare le fondamenta giuste proprio per scrivere il prossimo testo teatrale, e quindi di fatto anche questa è una preparazione. Mi piace sempre comparare il drammaturgo con l'architetto fa case e il drammaturgo fa un testo teatrale, però appunto c'è una questione di documentazione molto importante, anche questo tempo appunto senza scrittura. Questo secondo me getta le fondamenta giuste, perché altrimenti, così come una casa, non starebbe in piedi una commedia. And this, for me, it's important. These times when you don't write are very important, because I think you have to live and you have to experience things in order to write. A lot of plays sound so good and so authentic because the playwright really lived some of this experience, and that's why you have to get out of the house and from your desk and just live. È molto importante secondo me questo tempo di non scrittura, perché devi vivere, devi sperimentare per scrivere. Molte commedie sono proprio, brani teatrali sono proprio autentici, perché proprio si vede che il drammaturgo che ha proprio sperimentato quello che sta scrivendo, e secondo me questo è molto molto importante. Bisogna uscire di casa, lasciare la propria scrivania e vivere. Now let's get back to the play I was telling you about, to the Green Cat. So
I saw this cat on the roof. This idea with the green cat came into my mind. I wrote the first monologue, and I invented the first character called Dani. And later, it's funny, but I still remember it. It was in a pizzeria from Târgu Mureș that I invented other two characters. And after this, I had to write a play for 6 very young actors, and then I was thinking to give them some roles very suitable to their age, and I was thinking to give them teenager roles, so I invented 3 other characters. Okay. Bene, allora torniamo al mio testo teatrale Il gatto verde. Come dicevo, ho visto questo gatto sul tetto, ho pensato che potesse essere verde, ho scritto il primo monologo e poi ho anche inventato il mio primo personaggio, Dani. Poi mi trovavo in una pizzeria a Târgu Mureș e allora ho pensato altri 2 personaggi. Successivamente mi è stato chiesto di scrivere un testo teatrale per 6 giovani attori e allora ho pensato che volevo creare qualcosa per loro, dare qualcosa proprio con un ruolo da teenager. Quindi sono nati altri 3 nuovi personaggi. And as a structure, the play consists of monologues that are intertwined, and it tells a story we all saw in the news at some point. It's about a Saturday night that changes the life of 6 teenagers forever. It's about young girl who is 16 years old. She goes to the club on that night and she will never come back. So it's a sad story actually, but it's also a story about the power of imagination and how imagination helps us to overcome some hard periods in our life. Sì, ecco, questa è la struttura del testo teatrale, sono dei monologhi che si intrecciano ed è una storia che forse avrete sentito anche voi dai giornali. Si chiama un sabato sera, una 16enne va in discoteca e non torna più a casa, ed è una storia che cambia veramente la vita ogni volta che si sente, e quindi è una storia triste ma anche una storia che dà in qualche modo il senso del potere dell'immaginazione, che fa superare anche momenti drammatici come questi. So this idea which came into my mind with the cat on the roof became a story. The story became a play, and the play then later became a production, and then later it became many more productions. Then it was translated and became many more productions, and I think I saw most of them, and what I really like about being a playwright is that you assist to a kind of magic. So you imagine things and other people turn these things into reality on stage for other people to watch it. Bene, questa è l'idea di questo Green Cat, quindi il gatto verde. Questa era la storia, che poi è diventata un testo teatrale, poi è diventata una produzione, più produzioni, è stata tradotta, quindi nuove produzioni. Io ho visto la maggior parte di queste produzioni, e quello che mi piace dell'essere drammaturga è proprio questo senso, questa magia vera e propria, cioè tu immagini qualcosa, poi qualcuno lo mette in scena perché altri possano vederlo. I think what I've told you before about writing a play sounds that it's very easy, but it's in fact not that easy as it seems. For me, it started when I was 8 years old, and one night I wrote a novel in German about UFOs. And in the morning when I woke up, I decided that I wanted to be a writer. Bene, alcuni dicono che è facile scrivere un testo teatrale, io credo che non sia assolutamente così. Io ho iniziato che ero veramente piccola, avevo 8 anni, ho scritto un brano in tedesco di notte, e la mattina mi sono svegliata e mi sono detta: voglio diventare una scrittrice. But of course this wish didn't come from nowhere, because
I was reading very much. And I think this is why I started to write, because I was reading. I remember that I was receiving a lot of books from my uncle who was living in Germany. Then, of course, by reading every day, I wished to write a book by myself. And if you want to become a writer, you have to read. This is the first thing you have to do. Ma questo desiderio non è nato dal nulla. Io ero una lettrice veramente che divoravo libri, leggevo tantissimo. I libri mi arrivavano dalla Germania, da mio zio, i libri in tedesco, e leggevo ogni giorno. E allora mi sono detta, bene, allora voglio scrivere io un libro, e direi che la prima regola è proprio questa: per scrivere bisogna leggere molto. Of course, if you are a playwright, you have to read plays, but this is not so easy. Recently, I saw an interview with the playwright Simon Stevens, and he told that before writing his first play, he read one play per day for 5 years. Dunque, se vuoi diventare un drammaturgo devi leggere drammaturgia. Ho visto un'intervista con Sam Stevens, che è appunto questo drammaturgo, che diceva che lui ha letto un testo teatrale ogni giorno per 5 anni prima di scrivere il primo testo. So for me this would be impossible to read a play every day, because it's very hard. It's harder to read plays than anything else. But if you don't manage to read much plays, go to the theater. I think this is even more important than reading. Go and see as much plays as you can, because it's important, and go to the theater even if you don't like it. So if you don't like what you see on stage, is also important, because you have to write something better than that, and something that you would love to see on stage. Sì. Per me sarebbe impossibile leggere una commedia ogni giorno, perché è veramente difficile, è veramente duro. Però se uno non legge, almeno bisogna andare a teatro e vedere più commedie possibili, più testi teatrali possibili. Anche se quella particolare pièce non ti piace, va bene lo stesso, perché è importante capire cos'è che non ti piace e che tipo di commedia o testo teatrale tu vorresti vedere messo in scena. When I was a child, I hated theater. I thought it's a place where you get super bored, and you just sit there in your chair and think of other things, because you don't like what you see on stage. So for me, it was really traumatic when my parents took me to the theater. Sì, dice, a me non piaceva quando ero bambina, a me non piaceva andare a teatro, lo trovavo noiosissimo, pensavo che addirittura, piuttosto stavo lì a pensare a 1000 altre cose, e quando veramente i miei genitori mi portavano a teatro, per me era un trauma. So when I was 14 or 15 years old, I discovered playwriting, actually, but through acting. And I was in the theater group of our school, and we were smaller, younger, so we were doing just some sketches, but the older ones were doing The Physicians by Friedrich Dürrenmatt, and then I discovered this play and I immediately fell in love with it. Quando avevo 14-15 anni ero in un gruppo teatrale della scuola, e quindi ho scoperto la drammaturgia attraverso la recitazione. Dicevo, quando ero appunto in questo gruppo noi facevamo appunto cose molto semplici, degli sketch, invece i ragazzi più grandi di quella stessa scuola stavano mettendo in scena i fisici di Dürrenmatt, e mi sono subito innamorata. I was so much in love that I really learned by heart the whole play and every role, and I was writing. I was always writing in my notebooks quotes from this play, and of course, then I wanted to write a play on my own. Ecco, ero così innamorata di questo brano, di questo pezzo, di questa pièce, che l'ho imparata a memoria. Anche tutti i ruoli li ho imparati a memoria.
anche scrivo delle citazioni da quella pezzo teatrale sui miei appunti, e proprio mi sono detta: io voglio scrivere un testo teatrale proprio così. So I wrote my first play with 15 years. I was 15 years, and the play was called The Death of the Doll, and it was very similar to The Physicians, and it was, of course, very, very bad. E quindi ho scritto il mio primo testo teatrale a 15 anni, si chiamava La morte della bambola, The Death of the Doll, ed era molto simile ai Fisici di Dürrenmatt, ed era bruttissima. But what I wanted to say is that it's important at the beginning, but also after this, to steal from the others. So I stole some ideas from Dürrenmatt, which I admired, but I think that was important. And luckily, no one produced it then in school, but after some years, a teacher discovered this play in the library of the school and decided to stage it with some students. All'inizio e anche forse successivamente dico che è importantissimo veramente rubare da altri, rubare idee da altri. Io ho rubato da Dürrenmatt perché lo adoravo, ma credo che sia proprio una cosa assolutamente da fare. Poi nessuno aveva prodotto questo mio primo scritto teatrale, però anni dopo un insegnante ha trovato nella biblioteca questo testo e l'ha voluto mettere in scena. So I was invited to see my play. So it was the first time when I saw a play of mine on a stage, and I found it was the most horrible experience I had until that time. Dice: bene, allora sono stata invitata naturalmente a vederla, e è la prima volta che vedevo una mia commedia sul palcoscenico. È stata veramente un'esperienza orribile. So everything was bad. The acting was bad, the directing was bad, the lights were very bad, but the worst of all was, of course, my play. And I felt really ashamed by then, but I don't know for what reason I didn't give up. Ecco, tutto era pessimo, la recitazione, la regia, le luci, ma la cosa peggiore era veramente il mio testo. Mi sono molto vergognata, ma non ho gettato la spugna. So I didn't give up, and I continued writing some very bad plays. Some of these bad plays I sent to competitions, and I remember that there was a competition of Liternet. This is a website with literature, which I was really admiring by that time, and I sent them one play. I thought this play is great, but of course it wasn't. It was a very bad play. And then they sent me an email back, sorry, but your play didn't convince us. E ho continuato a scrivere sempre pessimi testi teatrali, che però mandavo anche ai concorsi, in particolar modo un concorso di Liternet, che è un portale letterario, e ho mandato quello che secondo me era un mio bel lavoro, ma non li ha convinti. Ho ricevuto un messaggio che appunto mi hanno scritto dicendo: il suo lavoro non ci ha convinti. So I didn't give up, but I was imagining that years later I will tell this in an interview, and the day came when I really did that, and I also talked about this at a TEDx speech, and this is a thing, so you should never give up and you should fail, because failure is very important. Ecco, e quindi come dicevo ho continuato, non ho lasciato perdere, e pensavo, bene, un giorno io potrò dire questo in un'intervista. Ed è successo, effettivamente l'ho detto, ho raccontato questa storia al TEDx, nei discorsi TEDx speeches, quindi discorsi TEDx, e dicevo proprio questo: non lasciate mai perdere, continuate sempre, anche il fallimento è importante. So if you get over failures, they will help you every time. And then years later, something really nice happened.
in 2015, The Green Cat, so this play I was telling you about at the beginning, was staged at the biggest theater from Switzerland, in Schauspielhaus Zürich, and it's exactly the same theater where the physicians, so this play I admired, and because of the play the play that made me want to become a playwright was staged for the first time. And another thing happened, a very nice thing happened to me some years ago when a teenager came to me and she showed me a notebook, and on this notebook she had written some quotes from The Green Cat. It's the same that I did with the physicians when I was her age. Bene, credo che appunto anche i fallimenti servano se si riesce a superarli, e molti anni dopo mi è successa una cosa veramente gradevole. Era stato messo in scena Green Cat, e è stato messo in scena proprio nel teatro principale di Zurigo, a Schauspielhaus, ed è il luogo proprio dove è stato rappresentato per la prima volta i fisici di Dürrenmatt, ed è quindi mi ha proprio molto colpito, perché è stato proprio quel testo che mi ha fatto voler diventare una drammaturga, quindi una cosa che mi ha colpito tanto. Un'altra bella esperienza che ho fatto, un adolescente un tempo dopo è venuta e mi ha mostrato il suo notebook, il suo libro degli appunti, e lì lei aveva scritto alcune citazioni proprio dalla mia commedia Il gatto verde. Quindi lei ha fatto esattamente la stessa cosa che io feci quando avevo la sua età, appunto trascrivendo citazioni da Dürrenmatt. So what I wanted to say is that failures are very important, but failures will happen not only at the beginning of your career, they will happen also later. They happen all the time, so it will always happen that you will have a bad review maybe, or that you write a play which is not so good. This happens to me. It's something really normal in this process, but you shouldn't give up after you write a bad play, and you will experience a lot of writer's blocks. I always experience that blocks, and I remember now when I was at the university in Romania, and it was a Q&A, and at some point one student asked me if I'm afraid of writing, and everyone was laughing, but I said, no, this is the best question that I was asked, because really I am afraid of writing. Most of the time, at the beginning, when I have to write a play, I'm afraid. E, come dicevo, il fallimento è molto importante, ma non bisogna spaventarsi, perché succedono sempre, non solo all'inizio ma anche avanti nella carriera. Può sempre capitare di ricevere una critica che ti vuole stroncare, quando scrivi un brano teatrale che in qualche modo non ha un esito felice. È molto normale. La cosa importante è veramente non gettare mai la spugna, e credo che si possa anche dire il fatto che voi anche sperimenterete dei blocchi dello scrittore, cioè non riuscite a scrivere. A me succede, e ricordo una volta ero appunto in un incontro come questo in un'università, e un ragazzo mi ha chiesto lei ha mai paura di scrivere? E tutti quanti hanno riso, e io ho detto no, è una domanda molto intelligente, perché effettivamente io ho paura di scrivere ogni volta che inizio un nuovo testo. So if you write novels, usually you don't see your readers, so while they are reading your book. So you don't see them, for instance, being super excited on your book and forgetting to get out of the tram, or forgetting to, or staying awake all night to read your book, or I don't know, maybe being late for work because they have read your book and they are so into it. Chi scrive romanzi
non vede i propri lettori, quindi non li vede quando sono felici di leggere, quando addirittura si dimenticano di scendere dal treno perché stanno immersi nel vostro racconto, oppure quando stanno svegli tutta la notte e il giorno dopo vanno tardi al lavoro, non li vedono. But you don't see them also when they are bored of your book, or when they put it away, or when they say, oh, I cannot concentrate with this book. E neanche li vedono quando i lettori sono annoiati, chiudono il libro e non vogliono più leggerlo. But when you are a playwright, you have the opportunity to experience your audience live and to see their reactions live. Ma quando sei un drammaturgo si ha l'esperienza proprio di vedere dal vivo la reazione del proprio pubblico. So you can see them cry if something have moved them, or you can see them laugh. For instance, I love when the audience is laughing because I'm sitting there in my chair and I'm so happy that I made these people laugh for one evening. E quindi li vedi quando piangono perché sono commossi dal tuo testo, quando ridono. A me piace moltissimo vederli ridere perché perlomeno per una sera, ecco, riesco a dargli questo momento di allegria. But you can see them also fall asleep maybe, or I don't know, watching their phones all the time, or even getting out of the performance, and this can be very hurtful. I remember once, it was the most important moment of the play, when a woman who was sitting next to me was just checking her Facebook, and for me it was really, really painful. But what I wanted to say is that from the reaction of your public, you will notice the strengths and the weaknesses of your play. So this is the best method to notice these things about your play. Ma li vedi anche quando si addormentano nella tua commedia, li vedi quando guardano incessantemente il loro telefono, e questo fa veramente male. Ricordo una volta c'è una signora nel momento veramente cruciale della commedia, lei stava controllando Facebook e mi ha fatto malissimo. Però, come dicevo, la reazione del pubblico è molto molto importante, perché mette in evidenza i punti forti e i punti deboli del vostro testo, e questo per me è molto molto importante. So I really like to go and see the performances from my place, because I notice when people are laughing. I also notice when something is too long, and a lot of people are telling you, okay, if you can go to the rehearsals, because you will hear your text said by actors. But I think it's even better to go and watch the performance, because then you see everything, and you learn a lot. I think you learn the most by watching the performance, your play performed. This is why I like to go to see them. And I know I was asking a foreign playwright why he's not coming to the premieres of his plays, and he said, "Oh, I'm not my own groupie to do this." But I think you are not narcissistic or something like this if you go and watch your plays and try to watch as many as possible, because it's the place you are learning the most. Come dicevo, io mi piace moltissimo andare a vedere appunto i brani teatrali messi in scena, e vado a vedere il più possibile, quindi vedi la gente ridere, ti rendi conto se sono troppo lunghi. È una cosa che faccio anche molto, anzi qualcuno dice no, è meglio andare alle prove, perché così senti il tuo testo recitato dagli attori. Bene, però secondo me è molto meglio vedere direttamente la reazione del pubblico, quindi andare assolutamente a vedere, perché come dicevo si impara moltissimo. Una volta appunto a un drammaturgo gli è stato chiesto perché non vai a vedere la tua prima, e lui diceva sì, perché io non sono un fan di me stesso, non sono un narcisista e quindi non ci vado. E invece non è un narcisismo, è proprio un'occasione per apprendere moltissimo. So the most important thing is, of course, to not bore your audience, and for this you have to say a lot with a few words, and this is very important if you write, to read it again and to cut as much as possible.
Sì, la prima cosa anche è importantissima, non annoiare il tuo pubblico. Devi dire moltissimo con poche parole, quindi rileggendolo vedi quello che puoi tagliare il più possibile. And now I will tell you the story of the fish in the coffin. Adesso vi dirò la storia del pesce nella bara. So I was thinking this is a good title because the fish in the coffin, because it keeps your attention. But this is also a story about cutting things. So it's important for me. It's still important. It was important before, but also now to begin with a sentence that captures the attention of the audience, and that's why my first play, my first good play, not the ones that I've written when I was a teenager. My first play begins with the sentence, last Thursday I murdered her fish. Un'altra cosa importantissima è appunto avere un titolo che richiama l'attenzione, tiene destra l'attenzione del pubblico. Come dicevo, questo fish in the coffin, quindi il pesce nella bara, è un titolo perché è anche, sia perché esemplifica un titolo, insomma, così che destra l'attenzione, ma anche perché è una buona storia per capire quello che va tagliato. Allora, io ho iniziato appunto la prima frase di questo mio testo, che questo era veramente il mio primo testo teatrale buono, inizia così: ho ucciso il suo pesce lo scorso giovedì. So the story of this play is that I was, of course, in a writer's block. I wanted to write something, but I had no idea what. And I went to the theater, and I saw a play of Eric Bogosian, which is called Sex, Drugs and Rock and Roll. And this is a play consisting of many monologues that have apparently nothing in common. And when I arrived home, I said, okay, let's do an exercise. So I stole this structure from the play I've seen. But of course, it was not really stealing because it's not very original. It was used before to do many monologues, which are not connected. And then I wrote 10 monologues of different people, and they had apparently nothing in common. And this first monologue with the fish was of a student that hated her roommate very much. Sì, appunto ho scritto questa storia proprio in un momento in cui avevo un blocco. Allora sono andata a teatro e ho visto Sex, Drugs and Rock and Roll di Eric Bogosian ed era pieno di monologhi che non avevano nulla in comune, e così ho rubato questa idea. Devo dire che non è un'idea particolarmente originale, perché spesso, insomma, si rappresentano questi monologhi non connessi tra loro. Ebbene, ho scritto questi 10 monologhi che apparentemente non avevano nulla in comune, e il primo monologo era proprio di questa studentessa che odiava la sua compagna di stanza. Apparently the monologues had nothing in common, but in fact they were all talking about loneliness, and in the end I had to give them a title, and I thought, what if all of them happened on a Thursday? And then I put the title, It Happened on a Thursday. Ecco, dicevo, questi monologhi non sono connessi, però in realtà hanno una cosa in comune, che parlano tutti di solitudine, e mi sono detta, che cosa può legare queste storie? E se fossero tutti successi di giovedì? E così ho dato questo titolo. And then the day came when this play was staged, and I was in the audience and very excited because it was my first real play that was staged, and I was waiting for this student monologue, because in this monologue of the student I had a favorite, part, when the student hates her roommate, and the roommate, after the fish are dying, puts every fish into a matchbox and colored this matchbox with black, and buried the fishes in these coffins. And I was waiting for this. I don't know why I liked this so much, but the actress didn't tell the part of the fish in the coffin.
Era quindi stata invitata a vedere appunto questo test, questa commedia, ed era la mia prima commedia veramente portata in scena, e aspettavo con veramente trepidazione questo monologo della studentessa, perché a me piaceva moltissimo questo, che lei appunto prendeva il pesce morto, lo metteva in una scatola di fiammiferi, colorava i fiammiferi questa scatola a diversi colori e poi le seppelliva. A me questo piaceva moltissimo e non vedevo l'ora di sentire appunto questa parte che invece non è stata detta dall'attrice. Yes, I was very sad, and I asked the director, why did you cut the part of the fish in the coffin? And he said, because, I don't know, it wasn't relevant to the story. And I felt, no, I mean, for me it was relevant because it tells a lot about you if you are burying your fishes in matchboxes. So it was important, and I was suffering because of this, but there are also times when directors are cutting and I don't even notice, and that's really because maybe it wasn't relevant. But this is also a thing you can see only when you are going to see your plays. E quindi ho chiesto al regista, ma perché ha tagliato proprio quella battuta? E lui dice, in fondo non era molto rilevante nella storia. Per me invece lo era, perché dice moltissimo del personaggio se fai una cosa del genere, no? Quindi se seppellisci il pesce in una scatola di fiammiferi. Ma questo dice molto del fatto che non tutto è rilevante e tu te ne puoi rendere conto solo quando vai a vedere una tua commedia, perché a volte non sai quello che viene tagliato o non tagliato. So yes, sometimes details are very important, but just remember that you don't need many words in order to tell a touching story. Quindi i dettagli a volte sono importanti, ma ricordate che non è importante usare molte parole per raccontare una storia anche commovente. So all of the stories have been already told, and what is important is the way they are told. So before I was telling you about structure and about the foundation of a play, and that the fact that you are an architect and this work that you are doing before is important. So at first you have to think of a story, then you have to research it very good, and then you have to think of a structure. Bene, tutte le storie in fondo sono state già dette, però la cosa importante è come sono state dette. Come dicevo, abbiamo parlato prima della struttura, abbiamo parlato prima delle fondamenta di un testo teatrale, proprio come un architetto che getta le fondamenta, ma prima di accingersi a costruire la casa si documenta, e questo è molto importante. Quindi prima si pensa alla storia, si immagina la storia, si fanno delle ricerche approfondite e poi si pensa alla struttura. So if you have this structure, in this structure you put the characters and the relationship between them, but you have to know the story very well before, and you have to know your characters a bit before of doing this structure. Quindi hai questa struttura fatta di personaggi e di relazioni fra i personaggi, ma prima di iniziare devi conoscere la storia molto bene e conoscere anche molto bene i personaggi. I usually, before writing, I draw, and I draw like a picture of every scene. Ecco, prima di scrivere io faccio dei disegni e disegno proprio ogni scena. And after having these scenes, you have to know what happens in them. But of course, everything can be changed during your writing, but I think it's good to know what happens. Ecco, e dopo che tu hai realizzato le scene devi anche sapere quello che succede. Certo, può sempre cambiare in corso d'opera, però devi comunque cominciare sapendo cosa succede. So let's say you have to know maybe 60% of the things that are happening. Quindi devi conoscere almeno il 60% delle cose che succederanno. And then you need a good starting point, and you need some good situations. Poi hai bisogno di un bel punto di partenza e di una bella situazione. And thinking about situations and starting points, I was thinking about me.
did skiing before, but then I broke my leg and I had a really long pause of many years. And then I started skiing again last year. And the instructor was telling me that I have to, to have a good speed, because without a good speed, I will get stuck in the snow. So if I don't have speed, I won't get down the slope. Ecco, parlando di buoni inizi e di buone situazioni, penso a me stessa. Io ho sempre sciato nella mia vita, poi mi sono rotto una gamba e non ho più sciato per diverso tempo. Poi dopo, l'anno scorso, ho ripreso a sciare. Il maestro di sci mi ha detto: guarda, devi andare veloce, perché se non vai veloce non riesci, i tuoi sci si attaccano alla neve e non riesci a scivolare, e quindi è molto importante la velocità. And it's the same when you write a play. If you have a good starting point and a good situation, it will be very easy to write a dialogue or a monologue, and you will get very easy and naturally towards. Ecco, quindi se ha un buon inizio, una buona situazione, sarà facile, i dialoghi verranno naturalmente, come pure i monologhi. So, and the same, if the situation is not good enough, you will get stuck and you see nothing happens and the scene is bad, and it will be very difficult to write. But if you have the good situation, so it's gonna be supernatural. And there is another thing, if the situations are good and if you know your characters well enough, they start to come to life. Quindi, come dicevo, se la situazione non è abbastanza buona, in qualche modo ci si blocca e quindi non succede nulla, le scene non evolvono, è difficile scrivere. Però se invece la situazione è una situazione buona, tutto avviene in maniera veramente supernaturale. E un'altra cosa importante è conoscere molto bene i personaggi, perché i personaggi poi è come se prendessero vita loro stessi. It happened to me sometimes that the character came to life. What does that mean? So the character starts doing things that you didn't even think about, and like really doing things, and then you write things that you didn't think about before, because this character it's really naturally existing and behaving like a person, like a real person. Ecco, che cosa significa che un personaggio prende vita? A me è successo, no? C'era appunto un personaggio proprio all'inizio, cioè il personaggio comincia a fare delle cose che tu non hai neanche previsto, però è come se fosse una naturale estrinsecazione della loro natura, e in questo senso prendono vita. For instance, this happened to me once. I have a play called Disappearing, and there is a character which is my favorite character, I think, of all the time. His name is Rainer, and he lives in Germany. He left Romania 30 years ago, and he's for the first time with his family. And there is a scene on Christmas when they are all together at the table. Sì. Ecco, c'è questa mia nuova commedia che si chiama Disappearing, e c'è un personaggio che è il mio favorito di sempre, si chiama Reinhard, e in Germania, ha lasciato la Romania 30 anni fa, e ci si trova in questo pranzo di Natale. So of course you can imagine there are a lot of conflicts on that table, like in every family, and they are fighting. And in this family there is an very old aunt, and the family is lying to the aunt that her nephew Edgar is still alive, but he's dead. He died 3 years ago, but they lie that he's alive and that he sends postcards, and they read her these postcards, and also sometimes he calls, but it's someone else talking with his voice and talking with the old lady.
Ecco, come in ogni famiglia anche ci sono conflitti, ci sono insomma attriti, e in questa famiglia c'è anche un'anziana zia a cui il resto della famiglia mente e gli dice che questo nipote Edward è ancora vivo, in realtà è morto 3 anni prima, e mandano cartoline firmate da lui, fanno telefonate come se fosse lui. I wanted it to be, this conflict to be very bad, and that they are fighting, and then that Rainer just leaves the table and leaves the house, and the end. So that I wanted to be something very dramatic, but then Rainer actually gets off the table, leaves the house, but then what does he do? He went into his car, calls the family and talks with the voice of Edgar, of the dead Edgar, and talks to his aunt, because actually this is the way the character is. He still cares about his family even if they are fighting and they don't get along. Sì. Quindi volevo rappresentare questa scena a tavola molto conflittuale, agli estremi proprio. Quindi litigano, Rainer si alza da tavola, esce di casa, si mette in macchina, ma poi invece ci ripensa e chiama di nuovo la famiglia, parla con la zia dicendo che è Edward, e quindi si rende conto che in realtà lui ci tiene a questa famiglia anche se non li sopporta. And now I will, because also this masterclass has a structure, I will end with the beginning, with the play I was telling you about with the green cat. At some point, one of the characters is saying, if you imagine something strong enough, after some time, this thing will appear. This happened to me with a cat. After 3 years, it appeared. Ecco, parlavamo di struttura, quindi voglio che questa masterclass finisca con questa struttura. Parlavamo all'inizio del gatto verde, quindi finiamo ancora con questa immagine. C'è chi dice che se si pensa a qualcosa davvero intensamente alla fine si vede, si realizza. A me è successo con questo gatto verde, l'ho visto 3 anni fa. So this is what Dani said. I wrote the play in 2011 in December. 3 years after this, it was 2014, there was a newspaper story that went, I don't know, in the whole world. You can find it if you Google it. A green cat appeared in Varna on the Bulgarian Black Seaside coast. And it's funny because I was thinking, okay, it's a green cat, it's not white, it's not blue, it's not orange, it's not yellow, it's green, exactly the way I imagined it. Quindi Dani, questo personaggio, quando io ho scritto il romanzo nel 2011, dicembre, diceva proprio c'è un gatto, immagino un gatto verde. 3 anni dopo, nel 2014, una storia che forse avrete visto anche voi sui giornali, se cercate su Google lo trovate, a Varna, nella zona appunto in Bulgaria, sulla costa del Mar Nero, è stato visto un gatto verde, quindi né blu né giallo né rosso, proprio verde come l'avevo immaginato io. Thank you. Grazie. And I will be happy if you have questions. E sarò lieta di rispondere alle vostre domande.